Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Le zanzare avranno sicuramente il loro ruolo all'interno degli ecosistemi. La Terra è una riserva naturale protetta. Eh già, la usiamo per ripopolare la famiglia delle zanzare. Ma per noi sono solo ospiti indesiderati che portano con sé prurito, fastidio e in qualche caso anche malattie. Per evitare le loro punture e quindi rendere piacevoli le giornate e le serate all'aperto in estate, basta scegliere un buon repellente per zanzare. Come si fa? Lo scopriamo in questo video. Ma ne hai visti? Chi? Quelli che guardano i nostri video e non ci seguono. Ogni situazione, ambiente e ora del giorno richiede il repellente adatto. Inoltre bisogna anche rispettare le esigenze specifiche in base all'età e alla condizione fisiologica e anche in base alla specie di zanzara che si vuole allontanare. Per scegliere la giusta protezione, infatti, bisogna innanzitutto conoscere il nemico. La domanda più frequente rispetto alle zanzare è: perché le zanzare ci pungono? Con la loro puntura, le zanzare femmine fecondate ottengono dal nostro sangue proteine e nutrienti essenziali per sviluppare le uova. Ci pungono quindi solo per riprodursi, perché nel resto del loro ciclo vitale non hanno bisogno del nostro sangue e si nutrono di nettare e liquidi come le zanzare maschio. Per individuare le loro vittime, le zanzare sono in grado di captare in maniera sensibilissima una serie di segnali biologici che noi emettiamo. Le zanzare sono in grado di percepire l'anidride carbonica che espiriamo fino a 50 metri di distanza. Alcune sostanze emesse dalla pelle durante la sudorazione, come l'acido lattico durante l'attività fisica o l'ammoniaca o ancora altre sostanze, attirano ancora di più le zanzare. Anche il gruppo sanguigno sembra influenzare le preferenze delle zanzare, che pare sarebbero maggiormente attratte dal gruppo sanguigno 0 rispetto ai gruppi A e B. Il calore emesso dal nostro corpo le aiuta a coordinare gli ultimi movimenti prima della puntura. Più che il colore, ciò che aiuta le zanzare ad individuarci è il contrasto, per cui colori scuri o molto intensi le attraggono di più. Un altro fattore da tenere in considerazione nella scelta del repellente è la specie di zanzara con la quale abbiamo a che fare. Una zanzara tigre che punge anche di giorno molto rapidamente e ripetutamente è sicuramente molto più temibile di una zanzara comune che punge solo di notte ed è molto rumorosa. Sì, è quella che di notte fa accendere la luce fino a sterminio avvenuto. Poi ci sono le zanzare come l'Anopheles che sono pericolose per la trasmissione di malattie come la malaria in zone tropicali e subtropicali. Attenzione però, perché anche in Italia esistono malattie virali trasmesse da zanzare come la zanzara comune o la tigre, come ad esempio la febbre dengue o la febbre West Nile. In un prodotto repellente per zanzare vanno sicuramente valutati la durata, espressa generalmente in ore e indicata in etichetta, la resistenza all'acqua e al sudore, la presenza di eventuali sostanze allergizzanti o di profumazioni e se è adatto a bambini, donne in gravidanza o a persone con allergie cutanee. Chiaramente però a noi interessa sapere l'efficacia. Come possiamo valutarla? Vedendo se il prodotto è registrato al Ministero della Salute come presidio medico chirurgico o formula biocida e non è un semplice cosmetico con attivi naturali. Per avere questo tipo di registrazione, il prodotto deve contenere uno degli attivi riconosciuti come efficaci dal Ministero della Salute. Vediamo quali. Il DEET è sicuramente l'attivo più forte e più utilizzato quando si ha bisogno di una protezione intensa e duratura anche in zone tropicali e subtropicali a rischio di malattie. Non uccide le zanzare ma le allontana ed è efficace anche su pappataci, zecche e pulci. A seconda della concentrazione, che può andare dal 7 al 50%, cambia l'intensità e la durata della protezione. Nei bambini può essere utilizzato a partire dai 2 anni solo alle concentrazioni più basse. Bisogna comunque sempre rispettare le indicazioni riportate in etichetta. L'icaridina o picaridina è anch'essa attiva sia sulle zanzare comuni che tigri e anche su pappataci e zecche. È un po' meno efficace rispetto al DEET ma anche meno aggressiva sulla pelle. Può essere utilizzata nei bambini a concentrazioni basse a partire dai 2 anni. L'IR
PM3535 è meno efficace dei primi due, ma è l'unico che può essere utilizzato anche nei bambini a partire da 0 mesi. Il PMD o citrodiol è un attivo di origine naturale derivato dall'olio essenziale di eucalipto citrodora, la cui attività è dimostrata. Va benissimo se si vogliono evitare repellenti chimici in situazioni in cui non si ha il rischio di trasmissione di malattie. Nei bambini può essere utilizzato a partire dai 3 anni. Oltre a scegliere un repellente efficace per ogni situazione ed esigenza, è anche importante saperlo utilizzare correttamente. Segui sempre le indicazioni in etichetta rispetto all'età e alla frequenza di applicazione. Spruzza o preleva il prodotto sempre sul palmo della mano e poi stendilo sul corpo. Applica il repellente solo sulle parti esposte e non sulla pelle sotto i vestiti. Evita anche le zone con ferite o tagli o vicino a occhi e bocca. E se devi esporti al sole, applica prima la protezione solare e dopo circa 20-30 minuti il repellente per zanzare. Abbiamo visto cosa attira le zanzare e come difenderci in maniera efficace. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.